Nella scorsa puntata vi abbiamo mostrato Riga, che con molto piacere abbiamo visitato in un giorno di sole e come molti di voi hanno commentato è proprio una città stupenda, che merita di essere scoperta. Nel pomeriggio abbiamo fatto una sosta sulla spiaggia di Parnu, la Miami Beach dell'Estonia, e poi, arrivati in serata a Tallinn, ci siamo fermati nei pressi del porto, per essere già pronti il giorno successivo all'imbarco sul traghetto diretto in Finlandia. Dai che saliamo! Eccoci. Dobbiamo finire di fare colazione. È vero? Andiamo a un tavolino con i vetri. Sì, Un po' di bacon, uova, strapazzate e pomodori, wurstel. Sei orribile. Va bene? Fa schifo. Via che si va, via, via. Prenotato il traghetto sul sito Direct Ferries, in sole 2 ore, alla modica cifra di 80 euro, abbiamo raggiunto Helsinki, una delle tante città in stile Ikea dei paesi scandinavi. Destra, sinistra, destra. Ma che paura stare qua, per questo paura. Se qualcuno sbaglia. Ad Helsinki abbiamo deciso di non fermarci per 2 motivi. Il primo è che stavamo cercando distanziamento sociale e prevalentemente paesaggi naturali mozzafiato in cui perderci. Il secondo motivo è che Helsinki è veramente congestionata dal traffico. Perciò, mentre Vice si fa un bel pisolino, io guido per portarlo nella regione dei laghi e farlo innamorare di questa nazione. Se riusciamo a non farla la cacata, sarà sicuro? E adesso andiamo a berci qualcosa di caldo. Qua, esattamente qua. Anche se mi sa che vendono solo roba fredda, non so se fa servizio bar. Ma sì, lo fa. Che caldo. Meraviglia. Beh, non male, mentre noi prendiamo 2 caffè americani caldi, bollenti, c'è gente che veramente si mangia il gelato. E ragazzi, io ho sguinzagliato la mia giacca da sci. Andiamo il fotografo. Aspetta che almeno mi faccio bella. Non so, c'è qua di fianco un marciapiedone. Mi sa che si fanno delle belle biciclettate.
Stagione dei laghi, dove vai, devi assolutamente fermarti proprio on the road. Ci sono queste sorte di parcheggi che alla fine non sono altro che un pezzo di strada, e se voi prendete uno dei sentieri, naturalmente usando Google Maps si vedono chiaramente che ci sono i laghi. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Eccolo. Parcheggiare. Cioè tu parcheggi qui, lasci qui la macchina e campeggi. Sì, sì. Sono anche I c'è. funghettini. Ti metti la macchina qui e poi ti porti la tenda, e se sei lontano 150 metri da una casa privata, ma in questo caso lo siamo. Tra l'altro mi sa che ci sono delle specie di rifugi. Cos'è? Sì? Sono bagni? Che cacchio è? No, è tipo per dormire. Tipo sono delle casse panche, figata. Tu ti metti qui, metti la roba al riparo. Un fungo velenosissimo! La manita falloide. No, non lo so se. Sì, o comunque della Ci abitano famiglia. i puffi. Della famiglia delle amaniti. Ah, lì c'è il bagno. C'è il bagno. Ma sto malissimo, ragazzi, ma è stupendo. Cioè mi fermerei qui, speriamo di incontrarlo più avanti. È stupendo sto posto. Guardate, qua c'è il bagno. Con addirittura la carta igienica. Quanti funghi. Addirittura la carta igienica, super servizio. Poi non voglio immaginare. Sì, va bene. Però vabbè, cioè indicativamente se uno non vuole farla nel bosco, c'è quella roba lì. Compostabile, che figata. Sto malissimo. Io non ho parole, nel senso che siamo talmente attrezzato qui, è stupendo con la spiaggetta privata, che saremmo tentati veramente di fermarci, però dobbiamo salire ancora un po', perché domani dobbiamo arrivare a Rovana-Jemi, che è la zona dove ci sarebbe praticamente la casata di Babbo Natale, e quindi siccome la strada è ancora lunga e volevamo arrivare entro sabato a Capo Nord, perché poi da domenica fino a mercoledì Capo Nord piove, e quindi mi sa che ci tocca lasciare questo bellissimo posto incontaminato, dove tra l'altro di fronte a noi ci sono già dei campeggiatori là in fondo. Sì, ma sono sull'altra sponda, vai tranquillo. Ed è stupendo. Cioè incredibile, voi parcheggiate dove c'è scritto parcheggio, entrate e vi trovate in un posto così super attrezzato, super organizzato, con la spiaggia privata, cioè veramente eccezionale. Sono stra entusiasta, il campeggio libero più bello del secolo. E poi hanno messo una seggiola, cioè Secondo me tipo qua chi arriva lascia tipo, non so, la carta igienica. C'è la carta sì, igienica. lasci qualcosa Lasci che la possa seggiola, servire. che magari non ti serve più, dici vabbè la lascio qui, magari serve a qualcuno, se la gode un po', o magari qualche recidivo che dice tanto abito qua nei paraggi, mi metto qua, mi leggo il mio libro, poi me ne Me la vado. godo, sì. Sì, comunque il campeggio libero è Leggo il consentito, libro, però a un faccio- certo punto, vabbè, i ragazzi là sono già accampati, guarda che c'è la tenda. Sull'altra sponda c'è già chi è accampato. Ah, Giustamente. giusto. Se io avessi poi un SUP o un kayak andrei a farmi un bel giro. ciao. E se non facesse così brutto mi sarei anche fatta un bagno, te lo dico, sì. perché l'acqua è limpidissima, nonostante sia sabbia. Facciamo la prova della temperatura. Se vuoi provare, prova. Da quella manina. Accettabilissima. Non dico calda, ma Comunque, è vero. Ci farei il bagno io qua. ci farei il bagno, ma proprio ho Tranquillamente. sentito a volte il lago di Garda più freddo di così, Ciao. È tiepidina, è tipo. E ragazzi, non sa di niente, quindi ci laverei tranquillamente i panni. Ne abbiamo preso tutto green, tutto 100% naturale, appunto per riuscire a farlo sul serio e non essere sgridati da nessuno. E guardatevi il video dove vi elenchiamo tutti i prodotti. Esatto, poi finiremo di caricare il video in cui vado a fare la spesa e ordino. Ma in realtà io avevo fatto il blog, avevo fatto l'articolo, il post sul blog in cui specificavo tutto. Comunque vabbè, poi nel video rimostro tutto quanto un'altra volta. Ragazzi, noi ripartiamo alla volta di Cangianemi, Sì, che non che so.
È un peccato perché io finirei qua, però vabbè. Anch'io finirei qui fino a domani mattina. Ancora un ovetto? Però dobbiamo per forza andare. C'è un ovetto. Eh sì, nascono i pulcini. La manita falloide comunque era enorme. La falloide non è quella che fa tipo... No, la manita falloide è caratteristica perché ha la testa rossa e i puntini bianchi ed è ultra mega velenosa, e questa era grossa come la mia faccia praticamente. Sì, anche di più. Infatti nessun insetto l'ha mangiata e nessuno l'ha toccata. Consiglio a tutti i pescatori, non fatevi scrupoli. Qua è il paradiso. Tra l'altro Ma di pesci in realtà io non ne vedo manco mezzo e non so com'è la legislazione riguardo penso la pesca. libera, perché a 14 km da qui c'è Rapala, Che sarebbe? la città che dà il nome al più famoso marchio di articoli per la pesca, videogiochi per la pesca, Videogiochi per la software pesca. per la pesca, eccetera eccetera. Storia. Comunque se avessi avuto il kayak o a nuoto, no, nuoto no, mica nuoto sì, no, perché- no, guarda la corrente. Ah. Però ci sarei andata su quella spiaggetta, avrei potuto provare ad andarci. Tra l'altro dietro c'è una sorta di scoglio, hai visto che roba incredibile? Guarda che è proprio pazzesco, se domani c'era il sole qui veniva fuori una roba pazzesca. Peccato non abbiano lasciato la barca. No, davvero. Niente dai, Sarà questo il video prossimo è regalo. lunghissimo. Sì, però merita. Alla prossima, stasera, ciao ciao! Buono, è la prima volta che lo mandiamo, non a casa, quello inviamo. C'è un po' di venticello, non è tremendo. Siamo un po' elettrizzati e un po' preoccupati al tempo stesso e speriamo. Famose strade rosse. Strade rosse per la sabbia che usano, che questa qua è proprio la loro, tipo un po' argillosa. Le strade sono rimaste un po' rosse. Qua c'è un po' di Rosso coda. abete, Esatto. rosso come gli abeti. Ristorante. Molto bello. Allora, si gira. Ragazzi, sono emozionatissima. Si sta girando pianissimo, ma si sta girando pianissimissimo e si sente. Siamo fortunati che questo è l'unico ristorante dove il bagno viene da te. Fighissimo. Ti asciughi le mani e poi bam. Alla fine quella che abbiamo visto oggi era una manita muscaria, non falloide, perché la falloide è bianca. La muscaria che non è cioè è velenosa ma non è mortale, crea pesantissime allucinazioni, si sta male, eccetera, eccetera. Aspetta che devo beccarla qua. E c'era un pezzo molto interessante, siccome qui appunto siamo nella regione delle renne e degli alci, del perché le renne volassero.
e adesso vi leggerà lui il pezzo centralissimo. Eccolo qua. In alcuni paesi europei è usato come stimolante per l'effetto neurotropico. In altri paesi, come ad esempio il Giappone, viene consumato dopo prolungata bollitura oppure dopo salamoie e lavaggi. Presso alcuni popoli del nord Europa e del Sud America viene usato come simil psichedelico. Le renne volanti di Babbo Natale potrebbero essere un simbolo dell'uso di amanite muscaria da parte del popolo Sami. Quindi le renne di Babbo Natale sono Sono renne che in realtà che hanno visto sì, la qui, loro fantasia. però si capisce perché guarda la dimensione che non aveva quel fungo di oggi, tu fatelo tutto, poi è ovvio che ti immagini le renne che volano. Sì, ma già tanto se rimani vivo. E per curarlo c'era il carbone attivo, sedativi pesanti, infusoterapia, insomma alla fine si è talmente allucinato e aggressivo probabilmente. Sì. E ne abbiamo vista una completamente smangiucchiata, quindi immaginatevi sta povera renna. Esattamente, tra l'altro scusate, l'ultima cosa, in varie parti d'Italia il fungo veniva consumato dopo essere stato spurgato dal principio attivo attraverso marinatura, oppure dopo essere stato pulito dalla cuticola e bollito in acqua o latte, metodo tuttora usato nella zona del lago di Garda. Non sapevamo neanche che ci fosse l'amanita muscaria al lago di Garda. Ah no, cioè più che altro che la mangiassimo, che la mangiassero, mai o che la mangiata. mangiassero dalle nostre parti fondamentalmente. Poi cotta e bollita nel latte come dicono loro e lessata non ha più, perde quella sostanza appunto velenosa. No, chiaro, però Ma magari era un'usanza antica che adesso è stata dismessa. speriamo. Nella prossima puntata andremo alla scoperta della Lapponia in Finlandia. Se ti è piaciuto il video lascia un like e un commento. Iscriviti al nostro canale e segui tutte le nostre avventure.